Ciao a tutti e bentornati su Italiano Vero. Se volete imparare l'italiano in modo naturale, siete nel posto giusto. Oggi faremo una conversazione italiana al telefono, qualcosa di utilissimo per la vostra Italian Listening Practice. Saper rispondere al telefono è fondamentale per parlare italiano bene ogni giorno. Ma prima di iniziare, ragazzi, ho una cosa importante da chiedervi. Se vi piace quello che facciamo, iscrivetevi al canale e mettete un bel like. Per noi è fondamentale per crescere e continuare a creare questi contenuti gratuiti per voi. E ricordate, nei commenti trovate il link per scaricare il PDF dell'episodio con tutti gli schemi e il riassunto. È un regalo per voi. Ciao Marta, hai proprio ragione. Iscriversi è il modo migliore per sostenerci. Allora, iniziamo? Io sono pronto. Anzi, facciamo finta che io non sappia che mi stai chiamando. Perfetto, allora io inizio a comporre il numero. Tu. Pronto? Pronto Luca, ciao, sono Marta, come stai? Oh, ciao Marta, che piacere sentirti. Sto bene, grazie. E tu? Tutto bene? Sì, tutto bene. Un po' stanca perché ho lavorato molto oggi, ma non posso lamentarmi. Ti disturbo? Puoi parlare un momento o sei impegnato? No, tranquilla, non mi disturbi affatto. Anzi, mi fa molto piacere fare un po' di conversazione italiana con te. Dimmi tutto, è successo qualcosa di bello? No, niente di grave. Volevo solo chiederti se ti andrebbe di vederci questo fine settimana, magari per una pizza o una passeggiata in centro. È tanto che non ci vediamo e mi farebbe piacere fare due chiacchiere di persona. Fammi pensare. Questo fine settimana... Sabato sera dovrei essere libero. Domenica invece ho un impegno con la mia famiglia, sai, il solito pranzo dai nonni che non finisce mai. Lo capisco bene. I pranzi della domenica in Italia sono sacri e lunghissimi. Però sabato sera sarebbe perfetto. Verso che ora potremmo vederci? Direi che per le 8 e mezza potrebbe andare bene. Ti va se ci troviamo davanti alla solita pizzeria? Quella vicino alla piazza principale? Sì, ottima idea. Mi piace molto la loro pizza. È la migliore della zona. Ma senti, Luca, prima di dimenticare, volevo dirtelo al telefono perché a voce è più facile. Hai visto quanti nuovi iscritti abbiamo sul canale? Sì, è incredibile. Ragazzi, se ci state ascoltando mentre cucinate o guidate, fateci sapere nei commenti se vi piace questo dialogo sulla telefonata. Usate la parola pronto per farci capire che siete arrivati fino a qui. Esatto, commentare e mettere like aiuta tantissimo l'algoritmo di YouTube a mostrare i nostri video a chi vuole imparare l'italiano. E scaricate il PDF, mi raccomando, è utilissimo per il vocabolario italiano. Comunque Luca, tornando a noi, ma ci sarà anche qualcun altro sabato o siamo solo noi due? Perché forse potrei invitare anche mio cugino che è appena tornato dall'estero. Per me va benissimo. Più siamo e meglio è. Anzi, se vuoi posso sentire anche Giulia e vedere se è libera. Lei è sempre contenta di uscire. Ottimo, allora facciamo così. Tu senti Giulia e io sento mio cugino. Poi ci aggiorniamo tra un po' via messaggio o ci risentiamo più tardi. Va bene, perfetto. Ah, un'altra cosa importante. Ma la pizzeria bisogna prenotarla o troviamo posto secondo te? Buona domanda. Sabato sera è sempre molto affollato. Forse è meglio fare una telefonata per prenotare un tavolo per 4, giusto per essere sicuri di non restare in piedi a guardare gli altri che mangiano. Hai ragione, meglio non rischiare. Odio aspettare fuori dal locale quando ho fame. La fame mi rende nervosa. Lo so bene, Marta. Allora vuoi che chiamo io o preferisci farlo tu? Se potessi farlo tu mi faresti un favore, perché io tra 5 minuti ho una riunione online e non credo di riuscire a chiamare subito. Va bene, non preoccuparti, ci penso io. Chiamo la pizzeria e chiedo un tavolo per le 8:30, a nome mio. Spero solo che abbiano ancora posto. Pronto?
Questa è la parola magica che usiamo sempre in Italia quando rispondiamo al telefono. Non diciamo sì o ciao, diciamo sempre pronto. Ti disturbo? Usiamo questa domanda per essere gentili e capire se la persona che abbiamo chiamato può parlare o se è nel mezzo di qualcosa di importante. Fare due chiacchiere significa parlare in modo informale e amichevole con qualcuno, senza un argomento troppo serio, proprio come stiamo facendo ora. Ci aggiorniamo. Questa espressione è molto comune. Significa ci sentiamo più tardi per darci nuove informazioni o ci facciamo sapere le novità. Prenotare è il verbo che usiamo quando vogliamo riservare un tavolo al ristorante, una camera in hotel o un posto al cinema. Bene Marta, allora io adesso provo a chiamare subito il ristorante, prima di dimenticarmi, così siamo tranquilli per sabato. Ti faccio sapere appena ho notizie. Spero davvero che abbiano un tavolo libero per noi. Senti Luca, ma se la pizzeria è al completo, hai un piano B? Perché sai che il sabato sera è quasi impossibile trovare un buco all'ultimo momento senza aver chiamato giorni prima. Spesso chi vuole imparare l'italiano si spaventa quando deve chiamare un locale, perché al telefono non vedi i gesti e tutto sembra più difficile, vero? Hai ragione, Marta. Chiamare un ristorante può mettere ansia all'inizio. Ma tranquilla, se non hanno posto lì, conosco un altro locale molto carino in via Roma. Non è proprio una pizzeria, è più un bistrò, ma fanno una focaccia barese che è la fine del mondo. Speriamo però di andare nella solita pizzeria, ci tengo a quel dessert al pistacchio. Ah, il solito goloso. Comunque, ragazzi che ci ascoltate, fateci sapere nei commenti se anche per voi è difficile parlare al telefono in un'altra lingua. È una sfida per chiunque faccia Italian Listening Practice, ma vi assicuro che con un po' di esercizio diventa tutto naturale. E mi raccomando, se vi state divertendo con questo episodio di Italiano Vero, lasciate un like proprio adesso. Aiuta tantissimo il canale a farsi conoscere da altre persone che vogliono ascoltare l'italiano. Esatto, i vostri like sono come un incoraggiamento per noi. Allora Marta, guarda, provo a chiamare la pizzeria adesso, così vediamo in diretta cosa succede. Faccio il numero. Squilla. Speriamo bene, incrociamo le dita. Pronto? Buonasera, vorrei prenotare un tavolo per sabato sera. Sì, per 4 persone. Verso le 20:30? Ah, capisco. No, va bene anche alle 9, se prima è tutto pieno. Perfetto, allora alle 9 a nome Luca. Grazie mille, a sabato. Allora, ce l'hai fatta? Dimmi che abbiamo il tavolo. Sì, però abbiamo dovuto spostare l'orario di mezz'ora. Alle 8:30 era tutto occupato, quindi ci hanno dato il tavolo per le 9. Per te va bene o è troppo tardi? Io di solito a quell'ora inizio ad avere una fame da lupi. Ma no, le 9 vanno benissimo. In fondo è sabato sera, si può fare un po' più tardi del solito. Anzi, così abbiamo tempo di fare una passeggiata prima di cena e goderci l'atmosfera del centro. È un ottimo modo per praticare un po' di conversazione italiana rilassata. Giusto. Ah, Marta, prima che mi dimentichi, tuo fratello non voleva venire anche lui? Mi sembrava che l'ultima volta che ci siamo sentiti avesse espresso il desiderio di unirsi a noi. Oh, mio fratello, è sempre il solito. Mi ha mandato un messaggio prima dicendo che non sa se riesce perché ha un turno extra al lavoro. Mi farà sapere domani mattina. Se dovesse venire, dici che è un problema aggiungere un posto al tavolo? Ma guarda, di solito per una persona in più non fanno storie, specialmente se lo sappiamo il giorno prima. Magari richiamo domani se lui mi dà conferma, così evitiamo di arrivare lì e trovarci stretti. In Italia diciamo sempre che dove mangiano in 2 mangiano in 3, ma al ristorante è meglio essere precisi. Hai ragione, la saggezza popolare non sbaglia mai, ma i ristoratori preferiscono i numeri esatti. Comunque, ragazzi che ci ascoltate, ricordatevi che nel link sotto il video potete trovare il PDF con tutte queste espressioni scritte. È utilissimo per chi vuole studiare l'italiano basico o intermedio e non vuole perdere nemmeno una parola di quello che diciamo. Assolutamente. Scaricatelo perché ci sono degli schemi molto chiari sulla telefonata. Tornando a noi, Marta, allora io adesso mando un messaggio a mio cugino e gli dico che l'appuntamento è per le 9 davanti alla pizzeria.
Gli dico anche di non arrivare in ritardo perché lo conosco. È un tipo che se dice arrivo tra 5 minuti vuol dire che sta ancora uscendo dalla doccia. Allora è proprio come Giulia. Anche lei con gli orari ha un rapporto molto creativo. Le dirò di trovarci 10 minuti prima, così forse per le 9 siamo tutti pronti per sederci a tavola. Ottima strategia. Usare un po' di psicologia con gli amici ritardatari è fondamentale. Senti Marta, ma per il ritorno come facciamo? Prendi la macchina tu o passiamo noi a prenderti? Così evitiamo di girare per ore a cercare parcheggio in centro, che è sempre un incubo. In effetti trovare parcheggio sabato sera è un'impresa impossibile. Se potete passare voi a prendermi sarebbe fantastico, altrimenti rischio di girare a vuoto per mezz'ora e arrivare quando avete già finito l'antipasto. Va bene Marta, allora restiamo così. Passo io da casa tua verso le 8:15, così abbiamo tutto il tempo di arrivare con calma e trovare un buco per la macchina senza stress. Piano B. Usiamo questa espressione, che esiste anche in inglese, per indicare una soluzione alternativa se la prima scelta non dovesse funzionare. La fine del mondo è un modo molto comune e colorito per dire che qualcosa è buonissimo o fantastico. Se una pizza è la fine del mondo, significa che è eccellente. Fame da lupi. Questa è un'espressione idiomatica classica. Si usa quando abbiamo tantissima fame, proprio come un lupo affamato nel bosco. Non fare storie significa non creare problemi, non lamentarsi o non opporre resistenza a una richiesta semplice. Giro a vuoto. Si usa quando si vaga senza una meta precisa o, come nel caso del parcheggio, quando si continua a girare intorno allo stesso posto senza trovare quello che si cerca. Perfetto, Marta. Allora il piano è confermato. Speriamo solo che mio cugino non si perda per strada, perché anche con il navigatore riesce a sbagliare direzione. Ti scrivo domani appena so qualcosa da lui. Oh, aspetta un secondo, Luca. Mi sta arrivando un'altra chiamata sul cellulare. Anzi no, scusa, è solo una notifica di un messaggio. È Giulia. Mi ha appena scritto che sabato sera ci sarà sicuramente. Che bella notizia, no? Ma certo, più siamo e meglio è. Questa è una cosa tipica della conversazione italiana. Inizi a parlare con un amico e nel frattempo si aggiungono altre persone. I piani cambiano e il gruppo si allarga. È il bello di organizzare le serate insieme in modo spontaneo. Vero, è proprio così che nascono le serate migliori. Comunque, ragazzi, se volete imparare a parlare italiano in modo fluido e naturale, dovete abituarvi a questi piccoli imprevisti e cambi di programma durante le telefonate. A proposito di imprevisti, se vi piace come spiediamo queste situazioni reali di vita quotidiana, iscrivetevi al canale. Per noi di Italiano Vero il vostro supporto è fondamentale per far crescere questa community e continuare a pubblicare video gratuiti. Assolutamente. E mettete un like se anche a voi è capitato di organizzare una cena tranquilla e ritrovarvi in 10 persone all'ultimo momento. Ma dimmi Marta, Giulia viene da sola o porta anche il suo nuovo cane? Perché non so se in quella pizzeria accettano animali il sabato sera. Di solito c'è un sacco di confusione e poco spazio tra i tavoli. No, mi ha scritto che lo lascia a casa dei suoi genitori, però mi ha chiesto una cosa importante. Dovremmo avvisare il ristorante per la sua intolleranza al lattosio? Sai che lei deve stare molto attenta a quello che mangia, non può assolutamente toccare formaggi o latticini. Ah, giusto, hai fatto bene a ricordarmelo. Mi ero quasi dimenticato. Quando richiamo per confermare il numero esatto dei posti, lo dico subito al proprietario. Al telefono bisogna essere molto chiari e precisi con queste richieste, perché se c'è rumore in sottofondo nel locale, il cameriere potrebbe capire male o dimenticarsene. Oh, quanto hai ragione. L'altro giorno cercavo di parlare con mia madre mentre ero in treno e la linea cadeva continuamente. Io dicevo, mi senti? Mi senti? E lei rispondeva, no, ti sento a tratti. È stato un incubo. Non riuscivamo a finire una frase senza che cadesse la linea. Che stress! Il classico problema di quando non c'è campo. Sembriamo tutti dei matti quando alziamo il braccio verso il cielo cercando il segnale, sperando che il telefono prenda meglio. Succede a tutti quelli che fanno conversazione italiana in movimento. Non preoccuparti, è normalissimo.
Comunque ragazzi, ricordatevi che nel link qui sotto nei commenti potete scaricare il PDF gratuito di questo episodio. Lì abbiamo inserito proprio le frasi fatte e le espressioni da usare quando il telefono non funziona bene, la linea è disturbata o dovete fare richieste particolari. È perfetto per la vostra Italian Listening Practice quotidiana. Esatto, scaricatelo, perché è un aiuto concreto per arricchire il vostro vocabolario italiano. Tornando a noi, Marta, stavo pensando, visto che saremo un bel gruppetto, facciamo che ognuno paga esattamente quello che ha preso o facciamo alla romana? Io direi che pagare alla romana sia la soluzione migliore per sabato. È più veloce e nessuno deve stare lì con la calcolatrice a vedere chi ha preso l'antipasto, chi ha preso la birra media e chi quella piccola. Dividiamo il totale del conto per il numero delle persone e via, senza stress. Sono d'accordo. È il modo più comune tra amici qui in Italia per godersi la serata senza pensare troppo ai soldi. Senti, un'ultima cosa prima di chiudere. Ma Giulia ha ancora lo stesso numero di telefono? Perché volevo mandarle la posizione del ristorante su WhatsApp, così non può sbagliare strada. Sì, il numero è sempre lo stesso, finisce con 45, però magari mandalo anche a me, così lo giro nel gruppo che abbiamo creato per sabato sera, così siamo sicuri che tutti ricevano l'indirizzo esatto e l'orario della prenotazione. Ricevuto. Allora faccio così. Appena attacco con te, mando la posizione a tutti e poi faccio quella famosa telefonata al ristorante per segnalare l'intolleranza di Giulia. Meglio fare le cose subito, così non rischio di dimenticarmene più tardi, quando sarò impegnato. Perfetto Luca, sei super organizzato oggi. Ti ringrazio tanto per l'aiuto. Ragazzi, scriveteci nei commenti. Voi preferite chiamare i vostri amici o mandare lunghi massaggi vocali? Io onestamente preferisco chiamare, mi sembra che si capisca meglio e si faccia molto prima a spiegarsi. Io invece sono un fan dei messaggi vocali, ma solo se non durano 10 minuti. Va bene Marta, allora ci sentiamo domani per gli ultimi dettagli se ci sono novità. Un abbraccio. A tratti, usiamo questa espressione quando la voce di qualcuno al telefono non è continua, ma va e viene a causa del segnale scarso. Non c'è campo. Significa che il cellulare non ha segnale. In Italia è molto comune dire anche «qui il telefono non prende». Intolleranza è quando il corpo reagisce male a certi alimenti. È una parola molto importante da conoscere per chi vuole imparare l'italiano e andare al ristorante. Pagare alla romana è un'espressione famosissima che significa dividere il conto del ristorante in parti perfettamente uguali tra tutti. Appaccare. In questo contesto telefonico significa terminare la chiamata, mettere giù la cornetta o premere il tasto rosso sul cellulare. Ciao Marta, allora a domani. Buona serata e mi raccomando, non lavorare troppo fino a tardi. Ci sentiamo presto. Aspetta Luca, un'ultima cosa prima di salutarci davvero. Stavo pensando che questa nostra telefonata è stata un esempio perfetto per chi vuole imparare l'italiano in modo reale. Spesso le persone cercano l'italiano con sottotitoli o un Italian podcast per migliorare, ma ascoltare un dialogo vero tra due amici che organizzano una pizza è il modo migliore per iniziare a pensare in italiano senza fare troppa fatica. Che ne dici? Hai perfettamente ragione. Molti studenti si concentrano troppo sui libri di grammatica, ma la vera sfida è l'italiano basico parlato, quello che usiamo per decidere a che ora vederci o cosa mangiare. Ragazzi, se siete arrivati a questo punto del video siete stati bravissimi. Questo dimostra che avete davvero voglia di imparare a parlare italiano come un vero locale. Assolutamente, e prima di chiudere vogliamo ringraziarvi di cuore per il tempo che passate con noi di Italiano Vero. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi episodi. E scrivete nei commenti la parola pizza, così sapremo che avete seguito tutto il dialogo fino alla fine. Esatto, scrivetelo. E ricordatevi che nel link qui sotto nei commenti trovate il PDF gratuito con il riassunto, gli schemi e la spiegazione di tutte le parole difficili. È un materiale fantastico per chi sta facendo italiano B1 o italiano A2 e vuole ripassare con calma. Scaricatelo,
È un regalo per aiutarvi a parlare italiano con più sicurezza. Luca, ma senti, tornando seri per un attimo, hai guardato il meteo per sabato? Perché se piove la nostra passeggiata in centro salta e ci tocca correre subito al coperto. Non vorrei rovinarmi i capelli proprio sabato sera. Ho controllato prima le previsioni. Dovrebbe essere sereno, ma sai come funziona in questo periodo? Il tempo cambia ogni 5 minuti. In ogni caso, male che vada, abbiamo l'ombrello in macchina. Non sarà un po' di pioggia a fermare la nostra voglia di pizza e di conversazione italiana. Ah, questo è lo spirito giusto. Sei sempre così ottimista. Comunque, ti ringrazio ancora per aver chiamato il ristorante e aver organizzato tutto. Sei un tesoro. Mi hai tolto un bel peso, così posso concentrarmi sulla mia riunione tra poco. Ma figurati, Marta, è un piacere. Mi diverto sempre a organizzare queste uscite di gruppo. Allora facciamo così. Io adesso blindo la prenotazione e poi ti mando un messaggio di conferma con tutti i dettagli finali. Perfetto, allora ci aggiorniamo via messaggio. Buona serata Luca e un saluto a tutti i nostri amici che ci seguono da casa. Continuate a fare Italian Listening Practice ogni giorno, i risultati arriveranno presto. Grazie, Marta. Ciao a tutti ragazzi. Continuate a studiare e a divertirvi con noi. Ci vediamo al prossimo episodio. Un abbraccio e a sabato. Blindare. Usiamo questo verbo in modo figurato per dire che vogliamo confermare qualcosa in modo definitivo e sicuro, rendendolo impenetrabile a cambiamenti, proprio come una porta blindata. Meteo è la parola che usiamo quotidianamente per indicare le previsioni del tempo. Invece di dire le previsioni meteorologiche, che è troppo lungo, diciamo semplicemente hai guardato il meteo? Salta. In questo contesto non significa fare un salto fisico, significa che un programma o un appuntamento viene annullato o non si può più fare. La cena salta significa che la cena non si fa più. Sei un tesoro. Questa è un'espressione molto affettuosa e comune tra amici. Si usa per ringraziare qualcuno che è stato particolarmente gentile, disponibile o d'aiuto. Sarà fatto. È una formula di conferma molto decisa e un po' formale, ma usata amichevolmente. Significa farò esattamente quello che mi hai chiesto di fare, senza dubbi. Benissimo. Allora, io ora chiudo la chiamata e mi metto all'opera. Ciao Marta, ci sentiamo domani per gli ultimissimi dettagli. Buona riunione.